Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod. Io sono Luca e oggi con me c'è la fantastica Francesca. Allora, vi è mai capitato di bloccarvi quando dovete parlare italiano? Tipo, la mente si svuota, le parole non escono e vi sentite un po' come un robot che legge da un frasario. Ciao ragazzi! Sì, succede a tantissimi, anche ai miei studenti più bravi. Ma oggi vi promettiamo, niente più panico. Vi aiuteremo a pensare più velocemente, parlare in modo più naturale e soprattutto evitare di sembrare dei turisti persi. Pronti a riscrivere il vostro modo di parlare italiano? Benvenuti! Iniziamo subito, perché la lingua italiana non aspetta nessuno. Allora, partiamo da una domanda. Perché il cervello si blocca quando parliamo una lingua straniera? C'è una spiegazione scientifica, eh? Il nostro cervello, quando usa una seconda lingua, lavora molto di più rispetto alla lingua madre. È come se dovesse tradurre ogni parola, ogni frase, e questo crea un vero e proprio ingorgo mentale. Sì, esatto. E il problema più grande è proprio la traduzione. Se pensate in inglese e poi cercate di tradurre parola per parola in italiano, finisce che dite cose tipo io voglio andare al cinema, che suona un po' strano, no? Infatti, la soluzione è il chunking. Invece di pensare alle singole parole, pensate a gruppi di parole, a frasi intere che usiamo spesso. Tipo, vorrei andare al cinema. Suona molto più naturale, vero? Assolutamente. Ecco una sfida per voi. Questa settimana scegliete 5 frasi che dite spesso in inglese e cercate la versione italiana come chunk, non parola per parola. Usatele ogni giorno. Vedrete che cambia tutto. Ora, se volete sembrare davvero intelligenti e flessibili quando parlate, ci sono 3 strutture che dovete assolutamente conoscere. La prima è secondo me, che vi permette di esprimere opinioni in modo elegante. Per esempio, secondo me il dolce è troppo caro. E potete cambiare l'aggettivo a seconda della situazione. Secondo me il film è carino. Oppure, secondo me la pizza è saporita. È una struttura che si adatta a tutto. La seconda è mi chiedo se, perfetta per esprimere dubbi o curiosità. Tipo, mi chiedo se riesco a parlare fluentemente. È molto usata dai madrelingua, anche se non ci pensiamo. E la terza, che adoro, è non è che serve per fare richieste in modo gentile. Ad esempio, non è che potresti aiutarmi? Suona molto più educato di un semplice mi aiuti. Se riuscite a padroneggiare queste 3 strutture, vi assicuro che farete un salto di qualità enorme nel vostro italiano. Ok, adesso facciamo un piccolo gioco. Immaginate di essere al mercato. Dovete negoziare il prezzo. Cosa dite? Dai, provate a rispondere ad alta voce. Bravi! La risposta giusta potrebbe essere: farebbe uno sconto? Non abbiate paura di usare queste frasi pronte, sono oro. E attenzione alle trappole per turisti. Per esempio, invece di dire dov'è il bagno, che è un po' secco, potete dire scusi, dovrei usare il bagno. Suona molto più gentile e naturale. Un trucco da veri italiani. Usate parole riempitive come dunque, allora, vediamo. Vi danno il tempo di pensare senza sembrare insicuri. Io le uso sempre, anche quando insegno. Sapete qual è il segreto per parlare in modo spontaneo? Praticare con persone vere, il più possibile. Non abbiate paura di sbagliare, anzi, è così che si impara davvero. E se volete migliorare ancora di più, registratevi mentre parlate. Poi riascoltatevi. Scoprirete dove vi bloccate, dove esitate e potrete lavorarci sopra. Io lo faccio sempre con i miei studenti e funziona. Un altro consiglio:
Inserite espressioni idiomatiche e modi di dire nelle vostre conversazioni, tipo in bocca al lupo o non vedo l'ora. Vi faranno sembrare molto più sicuri e naturali. Parlare bene è importante, ma capire la cultura lo è ancora di più. Per esempio, lo sapevate che in alcune zone del sud Italia annuire non vuol dire sempre sì? A volte è solo un modo per dire ti sto ascoltando. E il tono fa la differenza. Se siete in una situazione formale, meglio dire potrebbe, tipo potrebbe aiutarmi? Se invece siete tra amici va benissimo. Mi fai? Come mi fai un favore? E occhio ai temi tabù. In Italia chiedere quanto guadagni è considerato molto maleducato. Meglio evitare, anche se siete curiosi. Allora, compito per casa. Usate secondo me almeno 3 volte al giorno questa settimana. E se vi serve aiuto con il vocabolario, usate pure un dizionario bilingue. Non c'è nulla di male. Ricordate, la lingua è potere. Continuate a pensare veloce, parlare in modo intelligente e ci sentiamo nel prossimo episodio. Francesca, è stato un piacere come sempre. Grazie Luca e grazie a tutti voi che ci ascoltate. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao a tutti!